appena restituito ad un cliente il suo PC dopo averlo ripulito da un malware. E fin qui nulla di strano. Ma parlando con questo cliente e in generale con tutti gli altri miei clienti, mi sono accorto che c'è davvero un'errata percezione del modo con cui i malware vengono veicolati sui PC. La maggior parte dei clienti pensa infatti che i malware possano arrivare tramite allegati di posta, tramite pendrive infetti, tramite siti malevoli, tramite crack e programmi craccati e così via. E questo è naturalmente abbastanza giusto, ma quello che generalmente ho notato che viene ignorato è che la maggior parte dei malware e alcuni siti dicono addirittura l'80% dei malware vengono contratti in una maniera completamente diversa che non ha nulla a che vedere con le categorie che ho appena citato e che è davvero molto poco conosciuta. E dire che basterebbe conoscere questa minaccia per potersene difendere. E allora andiamo a vedere insieme di che cosa si tratta e come comportarci. Ti senti pronto? Iniziamo! Hai mai sentito questa parola? Ebbene, il malvertising è una tecnica di attacco vecchia come il mondo. Infatti, probabilmente ricordare annunci tipo questi ti farà sorridere, pensando alla loro ingenuità. Ebbene, quello che molti ignorano invece è che il malvertising si è notevolmente evoluto rispetto a quei tempi ed ora ha preso delle sembianze completamente diverse. Probabilmente giudicherai quasi normali invece degli annunci come questi. Ebbene, devi sapere che questi annunci sono la naturale evoluzione del malvertising. Ma andiamo a vedere qualche esempio pratico. Ormai ci siamo estremamente abituati a vedere ai margini dei siti pubblicità come queste, queste, queste oppure queste. E sì, siamo così abituati che non ci troviamo assolutamente niente di strano. Ma è proprio per questo che ha strada facile il malvertising. In che cosa consiste? Dei malintenzionati affittano degli spazi pubblicitari su dei siti assolutamente legittimi. E per legittimi intendo siti come la Borsa di Londra, come il New York Times oppure Spotify, che sono stati 2 anni fa vittime di attacchi di malvertising, naturalmente a loro insaputa. Sugli spazi pubblicitari che vengono affittati da questi malintenzionati vengono inserite delle offerte particolarmente allettanti. È normale quindi che un potenziale cliente sia portato a cliccare su un acquisto interessante e in questo caso viene veicolato su un sito apparentemente legittimo di e-commerce che, come tutti quanti i siti di e-commerce, gli chiederà di inserire le proprie credenziali, i propri dati anagrafici ed anche i suoi dati bancari e o di carta di credito. È inutile dire quanto sia facile a questo punto svuotare un conto corrente. Ma non basta. Molto probabilmente i propri dati anagrafici verranno distribuiti sul dark web e nel caso in cui improvvidamente utilizziamo la stessa password per molti siti, questa venga carpita per accedere ad ulteriori servizi intestati al malcapitato. Una soluzione particolarmente intelligente in questo caso potrebbe sembrare quella di utilizzare un ad blocker. Purtroppo la risposta è no, per 2 motivi. Il primo è perché tutti quanti i siti che vivono di pubblicità sono ormai in grado di riconoscere la presenza di un ad blocker e di chiederne la disattivazione. E in secondo luogo perché molto spesso dimentichiamo che nel momento in cui installiamo un'estensione come un ad blocker, di fatto gli stiamo concedendo il permesso di analizzare tutti quanti i siti che visitiamo e tutto quanto il nostro traffico di rete, senza sapere nelle mani di chi vanno a finire queste informazioni. Una prima soluzione invece molto intelligente potrebbe essere quella di installare Privacy Badger, un'estensione open source di cui sappiamo tutto quanto e che permette la disattivazione selettiva dei vari cookies traccianti che sono utilizzati anche da queste pubblicità per profilarci da un lato e attirarci dall'altro. Un'altra mossa estremamente intelligente che possiamo fare è quella di installare un solido e robusto sistema antivirus sulle nostre macchine,
che sarà in grado, nel caso in cui questi link malevoli ci facessero scaricare qualche app dannosa, di individuarla, avvertirci e rimuoverla. Tempo fa ti ho parlato di due sistemi che sono estremamente efficaci nei confronti di queste minacce. I sistemi sono Super Anti-Spyware e Malwarebytes Anti-Malware. Ti lascio i link in descrizione dei video in cui ne ho parlato qui in basso, insieme a quello di Privacy Badger. Qualora tu non li avessi, ti consiglio di scegliere uno di questi due sistemi e di installarlo sul tuo computer. La terza e più importante mossa che potrai fare su Chrome e su tutti quanti i Chromium è quella di andare a bloccare i cosiddetti annunci invasivi o intrusivi. Andiamo a vedere come si fa su Chrome e su Edge. Su Chrome, dopo aver aperto il browser, ti basterà portarti in alto a destra sui tre puntini verticali, aprirli e cliccare sulla terzultima voce, quella che si chiama impostazioni. Dopo aver aperto le impostazioni, portiamoci sul lato sinistro in corrispondenza della terza voce che dice privacy e sicurezza. Apriamola e scendiamo fino in basso, fino alla voce impostazioni sito. Dopo aver aperto le impostazioni sito, scendiamo in fondo fino ad individuare la scritta altre impostazioni contenuti. Apriamo anche queste e scendiamo un pochino più in basso fino ad individuare proprio gli annunci invasivi. Apriamolo e andiamo ad accertarci che questa voce sia attivata, quella che dice gli annunci vengono bloccati sui siti noti che mostrano annunci invasivi o fuorvianti. E questo è proprio il caso del malvertising. Clicchiamo quindi sul pallino per attivare questa voce qualora non fosse già attiva sul tuo browser e possiamo tranquillamente chiudere il browser. Per quanto riguarda invece Microsoft Edge, quello che dovremo fare sarà aprire Microsoft Edge, portarci sui tre puntini orizzontali, scegliere la terzultima voce, quella che si chiama impostazioni, e sul lato sinistro cliccare la voce cookie e autorizzazioni sito. Una volta aperta scendiamo più in basso fino ad individuare la voce annunci intrusivi, questa qui. Clicchiamoci su ed accertiamoci che la prima voce, quella che dice bloccato nei siti con annunci intrusivi o fuorvianti, sia attiva. Ecco fatto, possiamo chiudere anche Microsoft Edge. Firefox infine non dispone di una voce dedicata agli annunci intrusivi, quindi il mio unico consiglio per quanto riguarda Firefox è quello di aver attivato un livello di protezione perlomeno adeguato. Per farlo apri Firefox, fai clic sui tre trattini in alto a destra, scegli la voce impostazioni, la quart'ultima, e nelle impostazioni portati su privacy e sicurezza, dove dovrai accertarti che sia attiva perlomeno la protezione normale. Purtroppo la protezione restrittiva di Firefox non mi sento di consigliarla perché è eccessivamente stringente e non fa funzionare, come dice Firefox stesso, alcuni siti oppure alcuni contenuti. E vorrei concludere con un ultimo consiglio bonus, che è quello di usare sempre e come sempre la massima prudenza. Nel momento in cui dovessi vedere un'offerta estremamente allettante, non ti sto dicendo di lasciartela sfuggire, ma sicuramente di fare tutto il possibile per accertarti che il sito che vai a visitare sia affidabile. E naturalmente se ti viene suggerito di scaricare un'app, di controllarla magari prima con un antivirus e se vuoi anche con il mio carissimo amico VirusTotal. Ed eccoci arrivati alla fine anche di questo video ed oggi ho il piacere di ringraziare a nome di tutta la community Fausto De Santis e Petrus, detto dagli amici Stefano Petrolini, per i loro generosissimi super grazie. Ma come ben sai, l'ultimo ringraziamento è proprio quello riservato a te, che hai seguito questo video, lo hai fatto fino in fondo e mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti. E detto questo, non mi resta come sempre che salutarti e darti appuntamento alla prossima!